Ok, ieri alle 7 di sera, alle 7 vostre, alle 2 mie di notte qua in Giappone, c'è stata la conferenza Apple. Molti mi hanno chiesto un parere tecnico, visto che sono designer, quindi progetto a tutti gli effetti questo tipo di oggetti, un parere su iPhone 10 e iPhone 8. Quindi adesso vi dirò 5 cose sbagliate di questo iPhone 10, ma prima vorrei dirvi 3 cose secondo me degne di nota di questa conferenza. 1. L'Apple Watch diventa a tutti gli effetti il nuovo iPod. Hanno aggiunto il 3G e quindi puoi andare a correre con solo l'Apple Watch e le cuffiette wireless, ed è attualmente il migliore dispositivo per andare a correre, perché ti dice i dati della corsa, ma anche puoi ascoltare la musica senza problemi. Vi ricordate quanto cavolo era brutto quel coso che mettevi qui con il telefono? Era terribile. Quindi ufficialmente l'Apple Watch diventa il nuovo iPod, ed è una cosa molto importante. Secondo punto, la conferenza di per sé è stata molto noiosa, perché Tim Cook non è capace, non è bravo, è noioso e parla con la voce del marketing, non ci mette passione, e questo si vede. Tim Cook è un ottimo economista, fa egregiamente il suo lavoro, ma a livello di comunicazione fa schifo. Che mi dici 1000 volte I can't wait, extraordinary, però poi si vede che ha la faccia di un morto, oppure reciti come il male. No, non funziona. Chi è attualmente che sta lavorando bene in termini di conferenze? Microsoft. Il vicepresidente Panos Panay è una bestia a parlare, è una bestia a far arrivare il messaggio. Lui sì che sa venderti il prodotto, perché ci crede, si vede che ci ha messo passione. Tim Cook, basta, è il momento di far parlare qualcun altro. Punto numero 3, se non fosse per le notizie trapelate negli scorsi mesi, probabilmente questa era la conferenza più spettacolare dai tempi dell'iPhone 4, perché effettivamente di novità ce n'erano tante. L'iPhone X, l'iPhone 10 è a tutti gli effetti un prodotto molto innovativo, e quindi sarebbe stata veramente una bella sorpresa, anche perché c'era un bell'ambiente. L'hanno fatto nello Steve Jobs Theater, questo nuovo edificio della Apple, l'hanno presentato con la frase storica One More Thing. C'erano tutti i presupposti per un grandissimo spettacolo. Peccato che sia uscito tutto quello che poteva uscire negli scorsi mesi. Ok, arriviamo ufficialmente ai 5 punti sbagliati dell'iPhone X10. 1. Il nome è sbagliato, il nome è brutto. iPhone, per la gente legge iPhone X, che cafonata è, però si legge 10. Quindi qua abbiamo l'iPhone 8 e l'iPhone 10. Prossimo anno cosa avremo? L'iPhone 9, l'iPhone 11, l'iPhone 9 di nuovo, l'iPhone 10.2. Come funziona? Cosa ha in mente Apple? Perché? Che cosa ti sa? Chiaramente quest'anno è stata una scelta molto astuta di marketing, perché altrimenti avrebbero avuto iPhone 7S, questo iPhone nuovo, l'iPhone 7S avrebbe venduto meno di 0. Punto 2, la finitura lucida della cornice. Io mi gioco, mia sorella, ciao Fede, che la finitura l'anno prossimo diventerà opaca, perché questa finitura lucida dura niente. Si danneggia a tempo zero, lo tiri fuori dalla scatola, l'hai già rovinato. Non può durare, non è impossibile. Poi è un po' kitsch, un po' brutto, cioè non mi piace. Chiaramente è stata una scelta per ricordare i primi iPhone. Punto 3, la fotocamera dietro. Ragazzi, è brutta, è chiaramente brutta, cioè la fai vedere a chiunque. Io sfido a dirmi che la parte dietro è bella. È brutta perché? Vi spiego perché è brutta. Perché il telefono e il modulo fotocamera non sono ben integrati tra loro, quindi sono due volumi separati, e il cervello li percepisce come una cosa appoggiata all'altro. Non è questo che vedete, segue una linea e si chiude, è questo. Capite, no? Che il cervello lo percepisce come un oggetto che non c'entra niente lì, aggiunto dopo. Cosa potevano fare? Potevano fare quello che hanno fatto stranamente sull'iPhone 8. Praticamente sull'iPhone 8 la cornice della fotocamera è leggermente inclinata, quindi per arrivare alla fotocamera ha un leggero raccordo. Sull'iPhone 10 non è stato fatto, è uno spigolo, è un gradino sull'iPhone 10. Perché? Non lo so che cazzo gli passava per la testa. Qualcuno potrà dire lo potevano fare come l'iPhone 7, che c'era un bel raccordino tondo così. Purtroppo, scegliendo il vetro, tecnicamente a livello di produzione non si poteva fare, o meglio si poteva fare, però sarebbe stato ingiustificatamente costoso e stupidamente fragile, diciamo. Punto 4, i tasti volume. I tasti volume su, giù e l'altro tasto sono uguali. Cioè, io ce l'ho in tasca il telefono, voglio abbassare il volume,
sbaglio tasto. Voglio usare la fotocamera, voglio fare una foto, sbaglio tasto, perché sono uguali al tatto. Come dovevano essere così, faccio vedere qua, attaccati, in modo che toccando io so dove mi trovo, so cosa sto facendo. 5, questo per me è il punto più importante, che mi fa storgere il naso verso l'iPhone 10. Quelle orecchie sopra dovevano gestirle meglio a livello di software. Innanzitutto il testo là non è allineato. 1. Doveva essere un po' più su. 2. Dovevano fare la barra sopra sempre nera, perché devi farla dello stesso colore dell'app. Cosa c'entra? Il menu sopra fa parte del sistema, è un altro livello. Immaginate il sottolivello, allora c'è la schermata home, poi io apro e sopra davanti ho l'app. Ma l'app è davanti, perché devo integrare anche l'orario e quel tipo di informazioni lì? Non c'entrano niente, fanno parte di un livello dietro. Perché questi problemi qui di user experience, quando semplicemente lo facevi nero avevi risolto anche esteticamente tutti i tuoi problemi, tutti. Quindi questa è una scelta sbagliatissima che ha fatto Apple, sbagliatissima. A livello grafico ci stanno tante altre incorrettezze che non approvo per niente, non capisco quale sbarbato le abbia fatte. Per esempio c'è questa barra sotto per chiudere le app, che è meravigliosa, ma non è centrata, c'è uno spazio sotto, dovrebbe essere a metà, invece è poco più giù. Perché? Stessa cosa delle cartelle, che ci sono quei pallini lì non devono stare lì, non sono centrati, devono stare giù. Poi attualmente con le interfacce fa dei lavori penosi, veramente penosi. Vabbè, detto questo, l'iPhone 10 anche tantissimo di positivo, tantissime cose che potevano fare male ma le hanno fatte bene. Però visto che questo video è venuto lunghissimo, ne faccio un altro dove dico le 5 cose fatte davvero bene, che poteva fare male ma le ha fatte davvero bene. Quindi grazie per l'attenzione, ci vediamo al prossimo video, non so quando uscirà. Ciao!